È il 19 gennaio del 1729. La famiglia reale portoghese e quella spagnola si incontrano sul fiume Caia, al confine tra i due regni. Sulla sponda portoghese uno schieramento di 185 carrozze, infiniti servitori e 6.000 soldati armati in splendide uniformi. Dalla parte spagnola altrettanti soldati e intere schiere di cortigiani. Tutti gli occhi erano puntati sul padiglione costruito al centro del fiume, su cui, uno di fronte all'altro, stavano due bambini. Il principe Ferdinando, di 11 anni, e Maria Barbara di Portogallo, di 14. Quello era il giorno del loro matrimonio. La giovane Maria Barbara si sarebbe trasferita in Spagna, alla corte di Carlo V. Non era bella, aveva il volto sfigurato dal vaiolo, ma era sveglia e soprattutto era una clavicembalista eccezionale. La musica era tutta la sua vita e ad accompagnarla in Spagna, per ordine del re, c'era il suo amato insegnante di musica, che sarebbe rimasto al suo fianco per tutta la vita, Domenico Scarlatti. Domenico era un musicista napoletano che aveva già lavorato in tutta Italia, ma da quel momento in poi tutta la sua produzione sarebbe stata scritta per Maria Barbara e il gusto raffinatissimo dell'allieva avrebbe portato il compositore oltre i confini della musica del suo tempo. Nelle sue 555 sonate, Scarlatti svilupperà uno stile personalissimo, inimitabile, che l'ha consacrato come uno dei più grandi compositori del suo tempo. Domenico fino a quel momento aveva composto musica abbastanza ordinaria, ma una volta arrivato a Siviglia, la Spagna lo travolge con le melodie orientali del canto andaluso, con i ritmi inebrianti delle nacchere. La sera il napoletano passeggia per i colonnati moreschi del Palazzo Reale e dalle strade di Siviglia ascolta le chitarre spagnole, che spesso nelle sue sonate fanno capolino tra il contrappunto barocco. Altre volte emergono i ritmi rigidi del flamenco e possiamo quasi sentire lo schioccare delle nacchere. Queste sonorità erano inedite, non esistevano nella musica di Bach o Handel. Scarlatti fonde lo stile italiano con le sonorità spagnole e elabora uno stile unico. Nella K212 sentiamo la fanfara eroica che annuncia l'ingresso del Matador. E quindi ascoltiamo la danza mortale con il toro. Domenico si era innamorato della Spagna, ma a corte Domenico e Maria Barbara non vivono bene. Il re di Spagna era malato di mente. Aveva totalmente stravolto i suoi orari di corte, cenava alle 3 del mattino e andava a letto alle 5. I cortigiani morivano di stanchezza e durante il giorno dovevano osservare il più scrupoloso silenzio. A volte restava a letto giorni interi, non si tagliava i capelli e la barba ormai da anni. Ed è noto che per 6 mesi non si lasciò cambiare la biancheria. Indossava gli stessi vestiti anche per 1 anno e mezzo di seguito. Era depresso e aveva cercato varie volte di firmare la propria abdicazione. Per questo veniva controllato scrupolosamente e nessuno lasciava che si avvicinasse ad una penna. Spesso in Scarlatti la follia strisciante della corte di Spagna emerge in passaggi inediti nella letteratura per tastiera dell'epoca, momenti di malinconia meditativa. La giovane Maria Barbara che guarda pensosa fuori dalla finestra, sognando di tornare a casa.
A volte i contrasti improvvisi, le armonie dissonanti, le melodie imprevedibili ci raccontano la follia che regnava a corte, il silenzio malato dei corridoi e le urla improvvise dalla stanza del re. L'adolescente Maria Barbara vive nel terrore e il suo unico amico a corte, il vecchio maestro di clavicembalo, le scrive sonate brillanti, divertenti, nel tentativo di distrarla dall'atmosfera di strisciante follia e cupa depressione che aleggiava nei corridoi dell'Alcazar. Domenico usa la musica come antidoto alla malinconia. Nei suoi scritti egli parla di scherzo ingegnoso dell'arte, di ghiribizzi originali e felici. Grandpa must have set them free. Il re muore nel 1749. Lo stesso giorno Ferdinando, il figlio, e sua moglie Maria Barbara salgono al trono. Ma il figlio sembra aver ereditato la malattia del padre e Maria Barbara continua ad essere inquieta. Inizia il regno di due melomani, il cui tempo si divide tra la musica e la caccia. Scarlatti sente oltre le finestre lo squillo dei corni da caccia. Fuori dalle mura dell'Alcazar, la Spagna gli sussurra alle orecchie, gli racconta la sua sensualità pagana, nascosta dietro all'idolatria religiosa e al terrore della dannazione. Sente la musica cupa che accompagna i cortei dei flagellanti. Scarlatti continuava a fornire le sue sonate alla regina. Nei 5 anni successivi furono preparati da Scarlatti 13 volumi manoscritti da 30 sonate ciascuno. Scarlatti ormai ha 67 anni e il linguaggio delle sue sonate si fa sempre più personale. Ma alla morte del compositore praticamente nessuna di queste sonate era stata pubblicata. Erano tutte state scritte ad uso di Maria Barbara, che per il grande amore che serbava per il suo vecchio maestro le salvò dall'oblio, affidandole a un altro musicista che lavorava alla corte di Spagna, il grande cantante Carlo Broschi. Farinelli, questo era il suo nome d'arte, alla fine della sua vita tornò in Italia e si stabilì a Bologna, portando con sé i manoscritti del suo collega. Ma alla morte di Farinelli, dei manoscritti della regina si perse ogni traccia. Nel 1835 i manoscritti riappaiono e vengono depositati alla Biblioteca Marciana di Venezia. Scarlatti verrà rivalutato pienamente solamente nel Novecento. Sulla sua vita abbiamo pochissime notizie e nulla sappiamo della sua personalità. Tutto ciò che abbiamo è questo immenso corpus di sonate, un grande romanzo fatto di note, che per la loro estrema originalità sembrano fuori dal tempo.